Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto slow motion e effetto freeze, ossia shift fotografico, all'interno di Adobe Premiere. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al tutorial. Come prima cosa apriamo il nostro Premiere, io ho già importato la mia sequenza, facciamo doppio clic, si aprirà nella nostra sorgente, prendiamo il video e lo portiamo all'interno della nostra timeline. Ora, per andare a visualizzare meglio all'interno della nostra traccia, andiamo qui quando ci esce questo segno per allargare la nostra traccia, la portiamo su in modo da visualizzare meglio appunto questa parte, e vi spiego il perché. Ora, cliccando col tasto destro, andiamo in mostra fotogrammi clip, modifica tempo, velocità. Come vedete adesso ho già creato questa barra che, se noi andiamo a alzare, ovviamente ci aumenta la velocità del video, e se la andiamo ad abbassare ci rallenta il nostro video. Ora prendiamo lo strumento penna, andiamo a selezionare un punto più o meno qui, da dove fare iniziare appunto il nostro slow motion. Clicchiamo con la penna, ci portiamo avanti dove vogliamo appunto che finisca, torniamo a fare un altro clic e questa sarà la nostra zona dove andremo appunto ad effettuare il nostro slow motion. Tornando sullo strumento selezione, adesso se noi andiamo ad abbassare o alzare la velocità, come vedete ci altera solo la parte che abbiamo selezionato, e in contemporanea, se abbassiamo il tempo ci allunga la clip, mentre se alziamo il tempo ce la accorcia. Quindi noi andiamo ad abbassarlo più o meno a un 59%, anche meno, perfetto, e come vedete qui inizia lo slow motion e qui finisce. Per rendere un po' più fluido lo stacco e non così netto, allora allarghiamo un po', andiamo qui, vedete che ci compare la freccia con le due freccette sotto, andiamo ad allargare questa parte, poi premendo qui sopra uno dei due puntatori ci crea questo strumento di modifica. Se noi andiamo a spostarlo da una parte o dall'altra, vedete, se lo lasciamo dritto ci dà, praticamente ci lascia le linee dritte. Se noi andiamo a inclinarlo ci dà queste curve più fluide, in modo da rendere un po' più fluido il nostro attacco, il nostro stacco. Andiamo a fare quindi la stessa cosa anche qui, allarghiamo leggermente e andiamo a dargli un po' più di curva. In questo modo. Ora andiamo ad effettuare appunto il nostro freeze, ossia la nostra immagine come se fosse uno scatto fotografico. Per farlo ci selezioniamo innanzitutto sulla parte che vogliamo appunto fotografare, ad esempio questa. Tramite questa funzione esporta fotogramma, se non l'avete qui andate su più, lo trovate qua, lo trascinate sotto, in questo caso faccia nulla perché ce l'ho già. Quindi selezionato appunto il punto dove vogliamo fare la nostra istantanea, ci basterà cliccare, lui ci creerà appunto l'immagine, spuntiamo importa nel progetto così ce la troviamo già all'interno del progetto, facciamo ok e come vedete qui ci ha creato la nostra immagine. Ora con lo strumento taglia andiamo a tagliare in corrispondenza del nostro fotogramma,
spostiamo questa parte, importiamo la nostra foto. Ora naturalmente ce la dà molto corta, quindi quello che dobbiamo andare a fare è tasto destro, velocità e durata, andiamo a fare tipo 20 secondi, dopo andiamo a modificarlo. Ora andiamo a fare praticamente due tagli, più o meno dividendoli in modo pressoché uguali, in questo modo, in modo che così abbiamo 1, 2, 3 fotografie, 3 scatti. Selezioniamo il primo, andiamo in controllo effetti, aumentiamo leggermente la scala e abbassiamo la clip, ci portiamo sul secondo, qui andiamo a ruotarlo leggermente giusto per dargli un minimo di effetto, in questo modo, e nella terza, nella prima abbiamo fatto un 115, qui possiamo fare un 130, dopo è molto a discrezione vostra, cioè fate un po' secondo la vostra creatività. E se andiamo a visualizzare adesso, vedete, inizia lo slow motion, ci dà le 3 foto e poi riparte, e qui riparte il video veloce. Bene, questo era un tutorial molto semplice ma con un effetto abbastanza carino secondo il mio punto di vista. Vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, commentate per qualsiasi cosa, lasciate un like al video, visitate il mio sito www.studio-72 dove ci sono all'interno anche lì tutti i tutorial più tutti i lavori che ho fatto, e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.